Qua stiamo parlando di una ricetta fatta in un ristorante 2 stelle Michelin. È una bontà. Oggi per me è un grande onore reinterpretare un piatto del mio più grande maestro di cucina e anche di vita. Farò un piatto che faceva Fulvio Pirangelini, le penne al salmone. Ma che penne? Voi adesso lo vedete, con 2 ingredienti. Allora, l'erba cipollina servirà solo per guarnire e dare un tocco di verde. Poi, grandissimo salmone coda nera affumicato riserva. Poi qui è vuoto, lo vedete? Ma ci andrà il burro freddo perché deve essere freddo. Paccheri e poi un po' di whisky. Ho un po' reinterpretato una ricetta del mio grande maestro, di Fulvio Pirangelini, che lui chiamava questo piatto penne al salmone. Non so penne, sono paccheri al salmone. Prima cosa, andiamo subito al cuociapasta, la cosa più lunga, perché qua ci vogliono 14-15 minuti, soprattutto se è una pasta di Gragnano asciugata lentamente, come questa qui. Quanta ne caliamo? Poca, ragazzi, perché questi qua saranno paccheri ripieni, che ci vogliono 15-16 minuti. Eccoli qua. Poi, prima cosa importante, altra cosa importante, è quella subito di muoverli. Non li fate sedere sti gamberi, non li fate acconciare sopra il fondo, date una mescolata subito. Ok? Metto il sale che non l'ho messo, ecco, 2 misurini di questo sale grosso è perfetto. Poi il salmone. Allora, qui abbiamo, diciamo, il top. Ha vinto pure un premio col gambero rosso, il miglior salmone affumicato, coda nera, è fantastico. Saluto pure, ciao Rona, ciao. Allora, questo qui, guardate qua che roba, è un filetto stupendo di salmone affumicato, guardate che bello, che bellezza. Allora, dovrò fare dei trancetti da infilare dentro al pacchero. Vogliamo assaggiare? Se è buono? È dolce, è gianduiotto arancione. Allora, taglio dei trancetti così, che poi andremo a mettere dentro i nostri paccheri, così. Quanti ne famo di questi paccheri? Ne famo 5-6 a piatto. Oggi facciamo un po' i raffinati. Questo era un piatto che faceva, come dicevo prima, il mio maestro Fulvio Pirangelini, un grandissimo cuoco, 2 stelle Michelin, uno che ha fatto la pastina di ceci, i ravioli di pesce stupendi, un grandissimo, che grazie a lui ho imparato a usare la materia prima e a selezionare la materia prima. Qua ci sono 2 ingredienti, 3 ingredienti compreso il burro, ma deve essere di grandissima qualità, se una ricetta non riesce, famoci lecca. Allora, che cosa ha di speciale questo salmone? Questo salmone viene fatto da pesce fresco, è un salmone che viene affumicato con il legno vero, non con l'aroma salmone, e quindi ha questo gusto, e poi pochissimo sale, ha questo gusto dolce, non è aggressivo che ti rimane quella bocca grassa. Poi, erba cipollina, la scegliamo. Allora, qui l'erba cipollina serve un po' per giocare, no? Sia per il colore e per il gusto, non è mai forte quanto la cipolla. Quando voi dovete tagliare l'erba cipollina, che dovete fare? Aprite il mazzetto, vedete che sia tutta verde, perché può capitare che ci siano le cimette, le punte, vedete qua, brutte, e quindi questa la taglieremo, la rompiamo così e non la tagliamo, ok? Quindi ci mettiamo tutta quanta l'erba cipollina che abbiamo scelto, selezionato, bella verde. Qua stiamo parlando di una ricetta fatta in un ristorante 2 stelle Michelin, un ristorante di quelli proprio grandi, si chiamava Gambero Rosso il Gambero Rosso di Fulvio Pirangelini a San Vincenzo stava. Questa è la base dell'erba cipollina, la togliamo perché a noi ci interessa soltanto il verde, no? Quindi piano piano con coltello che tagli bene facciamo così, devono essere rondelline, mi raccomando non dovete schiacciarla l'erba cipollina, dovete tagliarla, perché quando la schiacciate o la tritate malamente ha un gusto di erba, non più di erba cipollina, quindi attenzione, sono dei piccoli anellini, devono essere, che coloreranno questo piatto. Ecco qua, così. Controlliamo la pasta, vedete? Questa è ancora indietro di cottura, perché vedete non si proprio piega, questa non si muove. Ma perché ci vuole tutto questo tempo per cuocere questa pasta? Perché questa pasta è stata essiccata per 50 ore a 40 gradi, quindi ha subito un'essiccazione molto più lenta rispetto alla pasta industriale. Poi adesso io che ho fatto una piccola variante farò di questa ricetta. Quale?
quella che lui ci metteva l'acqua sul fondo e poi montava il burro. Io ci voglio mettere il whisky. Perché il whisky? Perché il whisky fa parte del territorio di dove nasce il salmone. Immaginate la Scozia, il sentore di quelle affumicato, del torbato del whisky, è meraviglioso, ci sta bene col salmone, manda a braccetto, sono amici, questa è cucina del territorio. Allora, adesso che faccio? Lo scaldo un pochino, lo devo scaldare perché così abbiamo quella reazione del burro freddo e del liquido caldo. Per chi non vuole il whisky può metterci anche solo l'acqua. Adesso vedete, io ho velato leggermente la casseruola, ho leggermente coperto il fondo della mia casseruola. Adesso lo porto in ebollizione. Prendo il burro che sta bello freddo in frigorifero. Allora, pure qua è il burro. Non puoi mettere il burro. È la salsa, è quella cosa che andrà a nappare questa cosa, quindi deve essere un burro buono. Per me questo qua è uno dei migliori burri italiani che facciamo, è fantastico, Peppino Uccelli, stupendo, buonissimo. Allora, è un conto il burro che si usa per cucinare, è un conto il burro che dobbiamo mettere, come l'olio extravergine oliva, un conto quello che usiamo per cuocere e un conto quello che usiamo per condire. Qui stiamo condendo, perché la salsa, il profumo c'è, fantastico. Vedete, sta sobbollendo, aspetto piano piano che si riduce un altro pochino, si deve ridurre un pochino il whisky. Devo cominciare a vedere il fondo, sembra una stupidaggine, ma non è una stupidaggine. Devo cominciare a vedere il fondo che comincia a sparire il whisky, vedete, piano piano non copre più tutto il fondo. Appena incomincia a travedere a questo punto il fondo, io vado così, monto, levo dal fuoco, spengo questo fuoco qui e incomincio a montare il burro con il whisky. Guardate, piano piano, e vedrete che si formerà una salsa bella, consistente, densa, non una cosa separata. È importante che il burro sia freddo, freddissimo. Così. Deve essere una salsa spessa. Vedete, qua ci stiamo creando un'emulsione tra il whisky o l'acqua, se voi non volete il whisky, e il burro freddo. Il fuoco deve essere adesso, in questo momento che io ho rimesso il burro, la casseruola sulla piena induzione, deve essere bassissimo, guardate, a 3, stop, a 3, deve essere soltanto caldo, non deve più sobbollire. Così. Vedete che come fa? Sentite il rumore, plop, 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 plop. È come quando è il suono dell'amore, è la stessa cosa, eh? Sentite? Tac, 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 tac. Se voi non fate così come sto facendo io, non vi riuscirà mai questa salsetta, questa crema. Questa è una cremetta. Ecco qua. Così. Camera 1 mi chiede, questo allora è il burro montato da Stella Michelin. Queste sono, allora, Fulvio che è, perché per me è stato fondamentale nella mia vita professionale? Perché uno mi ha fatto capire che un limone o un uovo possono fare differenza nella qualità di questi prodotti che sono semplici, però possono fare la differenza. Allora, levo il burro in eccesso, ecco qui, e questo ci mangiamo le fette biscottate con Mario. Guardate la densità, voi quando scegliete il burro non è così denso, ha un colore diverso, è separato. Vedete questo qua invece è tutto quanto, è proprio una salsa, è una crema al burro e whisky. Un assaggio, un passaggio. No, il sentore del whisky. Controlliamo la cottura. Qui non può essere tanto al dente, eh. Allora, già per me è quasi pronta perché vedete si acciacca la clamarata, il pacchero. Quando fanno così, si stanno per chiudere, sono pronti. Però proviamo, no? Stiamo qua. Aia. Vediamo qua. Guardate. È leggermente bianco, vedete l'anima? Piano poco ce ne sta. Perfetto. Per questa ricetta il pacchero deve essere cotto. Adesso caldi, bollenti, perché ci sta, lo state a fare aperto per qualcuno che volete bene, che amate. Prendo un piatto figo, quindi, piatto figo, nero, e il pacchero subito dobbiamo riempirlo, quindi bollente, guardate, fuma. Metto il salmone, così, caldo. Subito, espresso, va fatto subito, perché così sente il calore della pasta, riscalda leggermente il salmone,
Questo già è una porzione. Messi così, disordinati, ma un disordinato diciamo fatto apposta. Poi, guardate la salsa. Annappare così teniamo umido il pacchero. Yeah. Poi l'erba cipollina. Guardate che bello questo tocco di colore dell'erba cipollina. Se mi già hai detto i problemi miei di donna, i tuoi di donna, vai. Pepe, vero, anche qui un tocco aromatico. E questa è la mia interpretazione di questo grande piatto dei Fulvi Perugini, che con l'occasione per salutarlo è un grande. Lui adesso fa il consulente per la catena Roccoforte, è bravissimo. Adesso lo assaggio io però, aspettate. Vi faccio una mini porzione per me. Ecco qua, burro, erba cipollina, pepe. Io faccio così con le mani, ragazzi, tanto mi conoscete come sono fatto. È una bontà, da far scarpettare così, col burro, è una bontà. Che ci beviamo sopra? Poi ci devo ubriacare, ci bevo il whisky. Quindi però a me piace un po' di ghiaccio, anzi, abbondante. Bello. Posto. Si può pure pasteggiare con whisky, ragazzi, è una figata. Fatelo, ma di sera, mi raccomando, poi andate a dormire, o fate quello che volete voi. Una bontà. Oh.